Ciao ragazzi, siamo in EICMA, la fiera più importante a livello mondiale per quanto riguarda le nostre amate due ruote. Seguendo lo spirito del canale vi porto a conoscere quelle che sono le sensazioni, le paure, i sogni delle aziende che rendono possibile questo magnifico evento. Ciao ragazzi, siamo qui allo stand Leo Vince con Alessandro. Buongiorno a tutti, ciao. Solite domande scomode che mi faranno buttare fuori dalla fiera. Quali sono le aspettative prima di EICMA? Le aspettative di EICMA sono sempre altissime, noi siamo sempre carichi. Paure sono che le nostre nuove novità non possano non piacere, però siamo sempre bravi alla fine a creare delle figure, delle forme che possono essere moderne e apprezzate da tutto il pubblico. Novità croccanti per quest'anno, per il 26? Allora, 26 usciremo con delle nuove novità che ancora non si possono dire. Ad EICMA 25 presentiamo degli aggiornamenti delle novità dell'anno scorso, che abbiamo fatto 6 nuovi scarichi l'anno scorso, quindi l'anno scorso è stato bello sostanzioso carico. E quest'anno abbiamo deciso di mantenere un po' il profilo un pochino più basso. Diciamo che per quest'anno avete deciso di lasciare qualcosa agli altri. Quest'anno no, non è vero. Mai lasciare la concorrenza. No, esatto. Scherzando, ma diciamo che abbiamo fatto dei piccoli aggiornamenti, soprattutto dal punto di vista di omologazioni Euro 5 Plus, che sono sempre più stringenti, quindi quella sia una vera paura tutti i giorni, non solo ad EICMA, sperando di poter soddisfare tutti i clienti in un modo o nell'altro. Ma sì, sicuro, il suono dei Leo Vince è proprio riconoscibilissimo. Infatti nel nostro logo c'è Ride Dominate Roar e speriamo di far ruggire questo scarico e queste moto in una maniera più naturale possibile, più bella possibile. Ragazzi, siamo nel mio stand preferito e non lo dico perché c'è qua il responsabile della comunicazione, ma perché è il mio sogno proibito. Allora, le paure più grandi per un'azienda storica come MV prima dell'EICMA? Allora, sono molteplici. La prima paura è che qualcosa possa andare storto, dall'allestimento che ha un ritardo, dalla moto che non arriva in tempo perché magari è un prototipo e viene preparata veramente a ridosso di giorni, a ridosso di EICMA. Poi c'è paura che appunto tutto l'impegno che viene messo da noi della comunicazione per preparare lo show, ma soprattutto dai ragazzi dello sviluppo per preparare le moto che andremo a presentare ad EICMA, e poi che il feedback non sia quello che ci si aspetta. Sono le due grandi paure. Però devo dire che fortunatamente MV è una di quelle case che tende da lato prodotto ad avere sempre un feedback molto positivo. E adesso ultima domanda, visto che i nostri ragazzi sono sempre curiosi di spoiler, qualcosa che bolle in pentola per il 2026? Allora, per il 2026 abbiamo appena presentato la Brutale Serie Oro. Sì, vista. E quella lì è la novità e non sta più bollendo, oramai l'abbiamo sfornata ed è impiattata. Non per il 2026, però lì abbiamo messo in esposizione il concept di un nuovo motore, un 5 cilindri, il cui sviluppo è stato iniziato pochi mesi fa. Quindi quello è il concept, i ragazzi all'interno della ricerca e sviluppo lo stanno sviluppando, è un lavoro molto lungo, ma nei prossimi anni verrà ulteriormente sviluppato e pian piano attorno a quel motore là nascerà telaio e una carena. Nuova opera d'arte. Esatto. Sarà qualcosa che in MV Agusta manca da un po' di tempo, che molte persone chiedono, però se dovessi dire altro l'anno prossimo vi vedi un altro brand perché perdo il lavoro, quindi non posso rivelarvi altro. Non diciamo niente, ma stiamo attenti a quello che farete. L'EICMA di quest'anno è stata la prima edizione in cui ho potuto girare e apprezzare veramente tutto il lavoro che c'è dietro una fiera del genere. Poterla girare nei giorni in cui non è aperta al pubblico è un'esperienza totalmente diversa. Nei giorni in cui la fiera è aperta si va per vedere le novità, vivere gli eventi che EICMA organizza e sostanzialmente conoscersi e ritrovarsi tra noi motociclisti. Nei giorni in cui non è aperto al pubblico si possono effettivamente vedere le persone che stanno dietro alla fiera. L'organizzare tutto deve essere perfetto perché ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma EICMA è la fiera
del motociclismo più importante al mondo, tutta italiana. È un vanto di cui non dobbiamo mai dimenticarci. Siamo nello stand delle persone che ci mantengono caldi d'inverno e freschi d'estate. Siamo da Six con Matteo. Ciao. Matteo, la domanda che è l'archetipo del video. La notte prima dell'inizio di EICMA riesci a dormire o no? Diciamo di sì, perché ormai sono tanti anni, circa una decina, però sicuramente è sempre molto emozionante, è una fiera complicata perché è una fiera internazionale, molto grande, con tantissimi espositori, tantissimo pubblico, quindi sicuramente si fa sentire. Ce ne sono tante di cose che potrebbero andare storte, tantissime. Sicuramente magari la peggiore credo sia che arrivi e lo stand non è fatto come ti aspetti, per cui non so, misure sbagliate, non ci stanno i manichini nel nostro caso, non ci sono i manichini anche, per cui ce ne sono anche capitate, ecco, di cose di questo tipo. Se vuoi delle storie te ne racconto finché vuoi. Perfetto. Dico la curiosità, se come me siete un amante del profumo dei prodotti Six nuovi, la fragranza esiste, quindi sì. Ed è Six? Quasi, si chiama Wrestlewear, c'è proprio la fragranza X, che è la fragranza che utilizziamo sui nostri prodotti, quindi potete comprare Wrestlewear e mantenere sempre la profumazione dei capi Six e non solo, quelle che conoscete quando aprite la scatola. What do you fear about the event? Your concern, your dreams even? Yeah. Well, I mean, obviously, one of the biggest concerns is that, you know, products getting lost, things not being here in time for setup, and then it's always hectic leading up to, and then, you know, we're based in Sweden, and our stand builder is too. So, you know, we get to a point where everything needs to travel to Italy. Yeah. When we reach that milestone, you kind of like relax a little bit because then you know you can't really do much more. Yeah. And then you ramp back up because then you're getting here and you need to get everything ready for opening day. So it goes in waves, I would say. Some spoilers for the next year and the next season? We turn 50 next year. Oh. Which is obviously 50th anniversary is a big thing. The stand needs to be ready, so that is the biggest concern. The anxiety: will all the materials arrive? Will the stand be built without any problems? And then, of course, the end goal is to show our values, what we are about, and to attract as many people as possible. So, What does it mean work for Arai? Very proud to be working for Arai. I mean, it's in a world we love. It's a passion. Motorcycles, of course, but also cars. We do also for car racing. It's a big passion. It fills us with pride because we have one focus. Arai is all about the protection. Your favorite helmet? Yes, that's a difficult one. For now, I ride with the Tour X5. Yeah, that is my current favorite. Yes. Nicolò, classica domanda che sto facendo un po' a tutti. Le sensazioni la notte prima dell'inizio della fiera? Cioè comunque attesa, è la fiera più importante per quanto riguarda il mondo del motociclismo. Bel passo essere presenti e far vedere questo prodotto appunto innovativo che è quello di Virus Power. Tanta organizzazione alle spalle perché il cliente tante volte queste cose non le percepisce, vale per noi, vale per tutti gli altri espositori, ma dietro c'è un gran lavoro poco certosino anche per avere un design accattivante. Come ci si sente a essere i primi ad aver portato una soluzione innovativa in un mondo dominato dalle tute in pelle? È una bella sensazione perché comunque sei sotto riflettori, certo, nel bene o nel male comunque sei sulla bocca di tutti e il prodotto adesso dopo anni di sviluppo è arrivato a un livello veramente eccellente e quindi siamo soddisfatti. È bellissimo personalmente vedere persone da tutto il mondo voler partecipare sia come espositori sia come pubblico a un evento che accentra per quella settimana di novembre gli occhi di tutta la comunità motociclistica a Milano. L'altro elemento di cui sono contento è che l'obiettivo che mi sono dato, ossia quello di raccontare le persone dietro le aziende, nelle interviste che ho raccolto si può proprio comprendere dal vivo la preoccupazione, la tensione nei giorni prima della fiera era palpabile e la si poteva percepire dalle loro parole. E anche quest'anno Natale è passato.
No ragazzi, non sono impazzito. Semplicemente da motociclista considero EICMA un po' come Natale. Pensateci, la si aspetta per tutto l'anno. Quando arriva porta un sacco di gioia, finisce in un battito di ciglia e quando se ne va lascia quel briciolo di malinconia che viene spazzato via soltanto dai primi soli della primavera. Sono contento di avervi portato un punto di vista, se vogliamo, diverso su EICMA, sui suoi partecipanti, sulle aziende che la rendono possibile e, perché no, un giorno magari con quelle aziende lì potrò direttamente collaborare e entrare ancora più nello specifico per capire come lavorano, le loro paure e i loro sogni. Questo però potrò realizzarlo solamente grazie al vostro aiuto. E non dimentichiamoci che c'è anche l'EICMA Riding Fest, sia mai che magari potrò portarvi un altro punto di vista anche in quell'occasione. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi accompagnato in questa magnifica avventura. Noi ci vediamo, come al solito, alla prossima strada o alla prossima storia. Ciao!